Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti alla nuova puntata di Storie di Coesione, il format di EU Factor che racconta l'importanza e il ruolo dell'Unione Europea nella vita quotidiana dei cittadini italiani, troppe volte sottovalutato o ancora poco conosciuto, e lo fa attraverso la scoperta di quei progetti, finanziati dall'Unione Europea, che stanno cambiando in meglio il nostro paese, giorno per giorno. Oggi allora siamo a Napoli, una città complessa ed estremamente affascinante, con una storia millenaria e un patrimonio culturale unico al mondo. E siamo qui perché, anche a Napoli, i fondi europei di coesione rappresentano una risorsa importante, poiché, come vedremo, hanno dato modo di creare uno dei progetti più innovativi del nostro paese, un progetto in grado di far nascere nuove idee e nuove soluzioni per lo sviluppo del territorio. Stiamo parlando dell'Apple Academy, un rivoluzionario progetto sorto in seno alla prestigiosa Università Federico II che offre agli studenti un'esperienza unica di apprendimento in ambito tecnologico, con l'obiettivo principale di formare, con un approccio pratico all'apprendimento, giovani talenti nel campo della tecnologia e dell'innovazione. La Federico II, fondata nel 1224, è una delle più antiche università del mondo, una delle più importanti istituzioni accademiche in Italia e offre una vasta gamma di corsi di studio in molte aree disciplinari, oltre a essere nota per la sua eccellenza accademica, la sua ricerca di alto livello e il suo impegno per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile. L'Apple Academy nasce con la Federico II, in particolare presso il campus di San Giovanni a Teduccio, un luogo dinamico e stimolante, dove gli studenti possono vivere un'esperienza accademica unica, situato nella zona orientale della città. La struttura del campus è moderna, funzionale e all'avanguardia, concepita con l'idea di offrire agli studenti un ambiente accogliente e stimolante, dove possono sviluppare le loro competenze e crescere professionalmente, anche grazie a una vasta gamma di strutture moderne e innovative. Tra queste, appunto, spicca il progetto dell'Apple Academy. Fondata in collaborazione con Apple, l'Academy offre un programma di studi altamente specializzato e all'avanguardia, progettato per fornire agli studenti una formazione completa e di alta qualità nel campo dello sviluppo di software di ultima generazione. Gli studenti hanno l'opportunità di acquisire competenze tecniche avanzate e di applicarle a progetti reali, collaborando con aziende del settore e partecipando a workshop e attività di ricerca. Il progetto, finanziato con 5 milioni di euro provenienti dai fondi europei di coesione, ha potuto non solo dotarsi di attrezzature all'avanguardia e reclutare docenti di alto livello provenienti da tutto il mondo, ma anche investire in un progetto innovativo e di alto profilo, che rappresenta un importante contributo per il progresso della società e dell'economia italiana nel settore delle tecnologie digitali e della comunicazione, mettendo la regione al centro di questo percorso. La Campania si è infatti rivelata molto attenta a investire nella formazione e nell'innovazione, per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico, come ci ha confermato l'assessora regionale Valeria Fascione. Per noi il Polo Tecnologico di San Giovanni rappresenta veramente un modello, una buona pratica su cui abbiamo lavorato tanto in questi anni in collaborazione con i principali player del nostro ecosistema regionale ma anche internazionale. È una buona pratica perché è un modello che è riuscito a rendere evidente l'ottimizzazione della sinergia di fondi. Sono stati investiti fondi FESR per le strutture ma anche fondi FSE per le borse di studio ai tanti talenti internazionali che sono venuti qui, ne ospitiamo 400 l'anno. Il nostro ecosistema dell'innovazione in questi anni è cresciuto in una maniera veramente molto dinamica, aperta, collaborativa. Oggi abbiamo 1400 start-up innovative e spin-off da ricerca, siamo la terza regione a livello italiano dopo Lombardia e Lazio. Abbiamo 7 incubatori certificati sul nostro territorio, tutte le province sono coperte. Abbiamo diversi centri di accelerazione e anche grandi aziende che erano già presenti sul nostro territorio che hanno scelto la Campania per aprire dei Co-Innovation Hub. Abbiamo in partenza la nuova programmazione 21-27, il prossimo bando sarà un bando dedicato alle start-up che ci hanno dato anche con la precedente programmazione moltissime soddisfazioni. Abbiamo investito 50 milioni sulle start-up nella precedente programmazione e altri 50 sono già allocati nella 21-27 e anche la nostra nuova RIS, che è stata un aggiornamento della RIS precedente, ha un nuovo
nuovo position paper proprio sulle tecnologie abilitanti, quindi sulle 12 tecnologie abilitanti individuate dall'Unione Europea, su cui potremmo lanciare nuovi bandi, quindi poter consentire ai nostri centri di ricerca, alle nostre imprese, alle nostre università di lavorare su cyber security, di lavorare su digital twin, di lavorare su quantum technologies, su realtà aumentata, su tutte le nuove frontiere che sicuramente abiliteranno anche le nostre filiere industriali, le nostre aree di specializzazione, dall'aerospazio all'automotive o alla farmaceutica o ai trasporti e alla logistica, che sempre di più anche nel settore delle scienze della vita incrociano le tecnologie di dominio più verticali con le tecnologie trasversali e quindi da tutte le opportunità offerte dalle cosiddette CAT. Quindi ci aspetta un bel periodo e ci auguriamo insomma che ci dia sempre più soddisfazioni, così come abbiamo già avuto dalla programmazione 14-20. Questo esempio di utilizzo dei fondi europei di coesione dimostra l'importanza della collaborazione tra le istituzioni accademiche e le istituzioni europee. Ma come e perché è nato l'incontro tra la multinazionale americana e l'Università Partenopea? Nasce a valle di una serie di contatti tra Apple e il governo italiano e poi successivamente con l'Università di Napoli. Abbiamo cominciato a presentare ai colleghi di Apple che cos'era la Federico II e che cos'era il campus di San Giovanni, che era effettivamente un'infrastruttura di qualità elevatissima che avevamo costruito con un progetto che nasceva dalla fine degli anni 90 con l'idea di creare un secondo polo per ingegneria. La fortuna ha voluto che in parallelo, appunto in contemporanea a questa proposta di Apple, noi come Federico II avevamo questi spazi disponibili che erano spazi che erano stati prevalentemente finanziati su fondi europei attraverso la Regione Campania. A valle di questi primi contatti abbiamo creato la prima Academy in alcuni spazi provvisori, coinvolgendo i primi 200 studenti, con un bando internazionale dove aver selezionato dei docenti, anche quelli con un bando internazionale, e quindi nasce la Apple Academy, che ogni anno seleziona da tutto il mondo circa 400 studenti e che in realtà frequentano un corso di 9 mesi orientato proprio a creare una figura professionale che è quella del developer. Il developer è un professionista della trasformazione digitale in grado non soltanto di gestire le nuove tecnologie degli smartphone e in particolare appunto degli iPhone, di tutta la tecnologia Apple, però in realtà nel corso di formazione apprendono tante altre competenze. In particolare c'è una forte attenzione sul design digitale, perché come voi sapete il mondo delle app è un mondo fatto di applicazioni mobili che devono essere facilmente usate e quindi molto accattivanti, e successivamente poi delle competenze nel settore della creazione di impresa, insieme ad una serie di competenze nell'ambito dei soft skill che servono a renderli una professionalità ancora più matura. A partire dall'Apple Academy, grazie anche alla visione dell'allora rettore Gaetano Manfredi e dell'attuale rettore Matteo Lorito, abbiamo cominciato ad aggiungere tante attività nel campus. Cioè l'idea è stata quella di trasformare il campus in un polo di open innovation e di trasferimento di competenze, dove la Federico II lavora con le aziende per, da un lato, formare le competenze che sono sempre più necessarie e richieste al mercato del lavoro, e dall'altro cercare appunto di supportare le aziende in questo lavoro di open innovation. Sono nate tante altre academy, sono nate tante altre iniziative di co-innovation, sono nate tante altre iniziative come programmi di scouting e di accelerazione di start-up. Questo sempre inquadrato nel fatto che la Regione Campania riesce ad essere effettivamente molto attiva nel supportare queste iniziative, attivando dei programmi che sono sia appunto di sostegno al trasferimento tecnologico, sia di sostegno alla creazione e all'accelerazione di start-up. Questo ha coinvolto multinazionali, globali e aziende italiane, creando un vero e proprio ecosistema dell'innovazione che è localizzato all'interno del campus e che però è aperto a tutto il territorio regionale, tant'è vero che infatti a partire da questa iniziativa si sono poi create tante altre iniziative sempre in rete per costituire un ambiente di creazione, di ricerca, di sviluppo, di innovazione che a mio avviso è tra i principali in Italia e in Europa. Un progetto che ha, in realtà, una ricaduta addirittura più ampia di quanto possa sembrare. L'Apple Academy si è infatti distinta anche come facilitatrice per start-up non direttamente a essa connesse, dimostrando di poter attivare meccanismi virtuosi per tutto il territorio. Ce ne ha parlato Chiara Romano,
protagonista di una storia riuscita. Spicy è una società per l'innovazione, cooperazione e internazionalizzazione che nasce nel 2020 all'interno del Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio. Noi siamo un hub per l'innovazione e un'accelerazione internazionale, sviluppiamo nuove imprese, trasferimento tecnologico e accompagniamo le piccole e medie imprese, le start-up e gli spin-off universitari verso i mercati internazionali. Siamo anche un'officina di progettazione e sviluppo di prodotti digitali per piccole e medie imprese, le piccole e medie amministrazioni che vogliono affacciarsi al mondo della trasformazione digitale. Siamo un team multidisciplinare e abbiamo deciso di localizzarci qui all'interno del Polo Tecnologico fin dagli arbori della nostra nascita, perché abbiamo capito che la zona est della città di Napoli era molto interessante per lo sviluppo e per le nuove iniziative che potevano nascere. Ad oggi siamo diventati un centro che dà possibilità ai giovani del nostro territorio di poter lavorare e restare qui sul nostro territorio e diventare attrattori per ragazzi e talenti che provengono dalle altre città italiane. Abbiamo recentemente costituito un nuovo incubatore di impresa, un incubatore completamente privato, il nome è Fabbrica Italiana dell'Innovazione, che abbiamo deciso di puntare su alcune tematiche specifiche per dare servizi specialistici e opportunità concrete alle imprese, alle nuove imprese che nasceranno su queste tematiche. L'incubatore sarà localizzato nella zona est, proprio a 2 passi dal Polo Tecnologico, per dare una caratterizzazione ancora molto forte in questa parte della città metropolitana di Napoli che è diventata e che diventerà sempre di più il centro innovativo della nostra città. Eccoci così arrivati alla fine di questa nuova puntata di Storie di Coesione. Vi salutiamo da Napoli sempre più convinti, dopo aver visto questo innovativo progetto dedicato all'imprenditoria giovanile, che l'Unione Europea migliori il nostro quotidiano. Ci vediamo tra un mese con il prossimo progetto. Da EU Factor è tutto, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.